Ciao a tutti, oggi vi mostrerò il terzo metodo per la conservazione dei nostri peperoncini. La fermentazione, una delle più antiche tecniche di conservazione. Durante la fermentazione i microrganismi buoni scompongono i composti organici rendendo gli alimenti sicuri, contrastando i microrganismi cattivi. In questo modo il pH si abbasserà rendendo gli alimenti sicuri e conservabili a lungo. Oltre a questo, la fermentazione aumenta la digeribilità degli alimenti, la biodisponibilità di vitamine e minerali e, cosa più importante, ne esalta il sapore. Ogni cultura utilizza gli alimenti fermentati fin dall'antichità. Nella nostra cultura abbiamo pane, vino, birra, formaggi, eccetera. Questi alimenti, che sono il risultato di una trasformazione ottenuta grazie ai microrganismi, purtroppo non contengono più microrganismi vivi. Vino e birra a causa dell'alcol, il pane a causa della cottura, formaggi, latticini vari a causa della pastorizzazione. Poi è vero che in un secondo momento i fermenti vivi vengono inseriti tipo nello yogurt o in altri tipi di latticini. Questo perché i fermenti vivi sono molto importanti per il nostro organismo e per la nostra salute. Ci sono vari tipi di fermentazioni. Le fermentazioni che facciamo noi con le verdure e con i nostri amati peperoncini sono piene di microrganismi perché è una fermentazione spontanea. Potrei parlarvi per ore della fermentazione. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa. Potrei fare una serie di video dedicati alla fermentazione. Tornando a noi, la fermentazione è semplicissima. Abbiamo bisogno acqua del rubinetto senza cloro. Se vuoi andare sul sicuro, riempi una brocca d'acqua, la lasci tutta la notte aperta e il cloro dovrebbe volatilizzarsi. Il sale meglio se non raffinato e il migliore in assoluto è il sale marino integrale. Peperoncini, piccanti, meno piccanti o per nulla piccanti, quello che preferisci tu. Però abbiamo un piccolo problema. I miei peperoncini sono tutti verdi ancora. Ecco, qui forse ne abbiamo uno solo. Allora andremo a trovare il mio amico Stefan che ha un orto fantastico, stupendo. Lui ha veramente tanti peperoncini e sicuramente me ne darà un po' da fermentare. Seguitemi. Questo è il Thai Dragon e adesso andiamo a raccoglierlo per poi fare la nostra fermentazione. Allora, scegliamo i migliori per la felicità del nostro grande amico che ci fornisce gratuitamente i peperoncini per fare la fermentazione. Ne raccogliamo 2,5 tonnellate. Scegliamo quelli più maturi e per fare ciò scegliamo quelli più rossi e al tatto devono essere un pochino morbidi. Qua, mentre li raccogliamo stiamo attenti a non andare a rovinare i fiori perché ci daranno nuovi peperoncini. E se quando andiamo giù col braccio spacchiamo i fiori non va bene. È buona abitudine mentre si raccolgono i peperoncini mangiarne un paio. Voglio vedere cottai. Se poi
fischiano già. Questo è già un po'. Così è sufficiente, Eccoci qua. Allora, prendiamo i nostri peperoncini regalati molto gentilmente dal nostro amico Stefan. Andiamo a lavarli bene. Contenitore di vetro, se avete quelli fatti apposta per la fermentazione, meglio per voi, avrete un pesino per tenere giù i nostri peperoncini sotto la salamoia, avrete un tappo con un sifone. Se non avete un contenitore apposito per fare le fermentazioni con la sua valvola di sfiato, potete utilizzare un contenitore con coperchio a vite. L'importante è che vi ricordate ogni giorno di svitarlo appena fare uscire la pressione, oppure uno di quelli a chiusura meccanica, però anche lì ogni giorno aprirlo appena fare uscire la pressione e poi richiuderlo. Un'altra cosa importante è mantenere tutti i nostri peperoncini sotto la salamoia. Nei contenitori appositi per fare la fermentazione vi forniscono già un pesino di vetro, però potete ingegnarvi con per esempio una foglia di lattuga, di cicoria, una fetta di barbabietola per esempio, infilate dentro sopra i vostri peperoncini e la schiacciate giù così che la salamoia vada sopra e la foglia terrà giù tutti i peperoncini. Se no, ingegnatevi come meglio credete. Potete mettere un piattino di vetro, un vasetto di vetro, qualsiasi cosa che schiaccia giù i nostri peperoncini sotto la salamoia. Prima di tutto tagliamo i nostri peperoncini. Il babura lo teniamo per ultimo perché essendo bello grande, diciamo, lo possiamo mettere in cima per aiutarci a tenere giù i peperoncini oltre che utilizzare il peso. Nel frattempo controllate che siano tutti sani. Ecco qua avevo preso un Cabe Keratin che era un po' andato male, l'ho preso proprio per questo, almeno lo utilizziamo subito, lo puliamo, ecco vediamo che all'interno qua è un po' nero ancora, via, eliminiamo, qua vediamo che dentro è tutto perfetto e via così. Ecco, arrivati a sto punto qui facciamo la tara del nostro barattolo e andiamo ad inserire tutti i nostri peperoncini. E voilà! Sembravano tanti e invece sono pochi. Ecco, andiamo avanti, aggiungiamo tutti i peperoncini che abbiamo in giro. Peperoncini che avevo lì da un paio di settimane nel frigo. Ok, ci mettiamo pure un habanero giallo. In cima a tutti i nostri peperoncini andiamo a metterci il babura, che è bello grande, diciamo. Mettiamo il nostro babura bello in ordine, così, che ci schiaccia giù i nostri peperoncini. Vedete? Fa un po' da tappo, no? Andiamo a riempire d'acqua il nostro contenitore. Adesso pesiamo con l'acqua. Abbiamo un totale di 897 grammi. Noi vogliamo fermentarlo al 3%. 897 grammi diviso 97 uguale 9,24, anzi 9,25 per 3 uguale 27,74 grammi. Facciamo, arrotondiamo in su
28 grammi. Prendiamo un contenitore bello grande, ci versiamo dentro l'acqua, ma non i peperoncini. Tutta l'acqua è dentro. Bene, qui abbiamo i nostri peperoncini, qui abbiamo la nostra acqua, in cui andremo a mettere i nostri 28 grammi di sale. E mischiamo bene, 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 bene. Io uso sale integrale, sale marino integrale fine, così almeno si scioglie subito. Sciolto bene il sale nell'acqua, andiamo a riempire il nostro vasetto. Voilà. Poi andiamo a metterci il nostro pesino. Tappiamo col nostro tappo con la valvola e mettiamolo da parte. Adesso ci tocca aspettare un mesetto circa. Quindi dovete avere pazienza per la realizzazione di questa salsa che sarà fantastica. Piccola parentesi, fermentazione e temperature. La temperatura ideale per la fermentazione si situa tra i 20 e i 22 gradi centigradi. Sotto i 20 gradi centigradi la fermentazione sarà molto più lenta e il gusto del fermentato finale sarà molto delicato. Al contrario, una fermentazione in un luogo dove la temperatura supera i 22 gradi sarà molto rapida, incontrollata e il gusto finale sarà molto più pungente e complesso. Inoltre, più la temperatura è elevata e più ci sarà il rischio che si formi il CAM di cui vi ho già parlato, famoso lievito bianco che si forma in superficie, non è tossico, non dà alcun problema a livello di tossicità, però darà un gusto al nostro fermentato formaggioso. In conclusione, la fermentazione è il metodo di conservazione che preferisco in assoluto, perché gli alimenti, grazie a questa tecnica, acquisiscono un gusto eccezionale. Tra circa un mese la fermentazione sarà finita e quindi farò un video ricetta in cui vi mostrerò come realizzare una salsa strepitosa. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro e piccanti saluti! Red Joe.